Bentornati a tutti sul mio canale. Oggi andremo a giocare non a un videogioco ma a un sito che si chiama Pax History. Ho già creato lo scenario, siamo nel 2025, primo gennaio, va bene, lo vedete qua. Questo sito utilizza l'intelligenza artificiale per simulare eventi e diciamo anche alleanze. Non solo, qua c'è la chat che si può parlare con la chat diplomatica, che puoi parlare con tutte le altre potenze, come vedete ne sono un bel po', e queste è le azioni. Mentre preparavo lo scenario che partiva dal 2016, le uniche due modifiche che mi sono permesso è acquistare il vaccino dalla Cina e dire all'intelligenza artificiale che il mio stato rimaneva completamente neutrale. E noi incominciamo dall'Eritrea. Il nostro obiettivo è conquistare il mondo intero. Questo è, diciamo, il nostro mondo. Non so perché, perché il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea, quindi hanno dato il colore blu. È incominciata la guerra in Ucraina, come ben tutti sapete, nel 22, mi sembra. Aspetta, no, un attimo che se clicco info mi dice sì, il 21 febbraio 2022. Qui ovviamente 2 anni fa è incominciata la guerra. Che bello, infatti 7 ottobre 2023 le forze israeliane avanzano dentro Rafah nonostante gli avvisi internazionali. Ok, allora Pax History all'inizio vi si presenterà o così se fate l'accesso o con tutti gli scenari. Adesso perché qua c'è questo. Sì, l'ho preparato stanotte, chi se ne frega. Basta andare su Presence e qui potete scegliere diversi scenari. Cioè, la seconda guerra mondiale, che parte dal 1935, il giorno moderno, l'epoca vittoriana o l'era vittoriana, nel 1836, la prima guerra mondiale. Ah, ma c'era il 2025, vabbè, il 1444, questo non lo so, forse della community, perché qui c'è pure cosa della community, che non c'entra niente, bene, ok, no, allora torniamo qui, ecco, community place, c'è il 1950, la guerra fredda, che è questo, solamente che qui parte dal 50 e qui parte dal 46. Il 2020, la guerra dei 100 anni. Questo non lo conosco. Le guerre napoleoniche, with more country mi sa. Questo è Changing World 1989, quindi la caduta del muro di Berlino alla fine della guerra fredda. Fa questa fantasia. Sì, comunque puoi prendere, cioè qui adesso volendo, perché qua non mi fa modificare nulla, ma teoricamente potrei fare una copia e modificarla. Edit present, vado qua e mi fa copia e posso creare una copia di tua proprietà, modificare la copia come ti pare e pubblicare la tua versione per gli altri utenti. E noi adesso torniamo nel nostro mondo del 2025. Questo qua ovviamente è il tutorial. Decidi le tue azioni, qua come vi ho detto, conversazioni con le nazioni. Vabbè, lo scroll è questo. E ok, qui invece ci sono altre cose. Reportare, full screen, questo però
Allora, vediamo un po'. Mi pare che qui c'erano i ribelli in Yemen, se me lo fai vedere. Non ci sono eventi, forse qui. Non ci sono eventi, come non ho detto. E qui? No. E comunque da qualche parte c'erano i... Seguendo gli eventi storici, ma fino a questo punto l'Eritrea è rimasta sostanzialmente quasi identica. Hai, diciamo, mantenuto una stretta neutralità dal 2016, evitando conflitti. Ovviamente è arrivato il Covid, che abbiamo chiesto aiuto alla Cina nel 2021, che ha dato un boom alle infrastrutture. La tua posizione è forte ma isolata. L'Eritrea è il cuore di un... non so che cosa significa, va bene. Non ho unità militare. Il Corno d'Africa è felice dopo la stabilità, dopo il post-guerra tigrino, che è la lingua ufficiale dell'Eritrea. Ok. Direi di iniziare con una piccola azione. Aspettate, perché mi serve capire chi cavolo è il capo. Sinceramente non mi interessa chi è il capo. Ok, allora qui ho generato un nome qualsiasi. Ok, quindi ok, intanto lo buttiamo avanti di una settimana. Eccoci, grazie, no, mi serve l'Eritrea. Non ho capito perché mi butti sempre il presidente supporta dall'interna installa e proclama formalmente la dittatura di Asmara. La dichiarazione ok, aspetta un attimo che me lo traduco. I fedelissimi del presidente, questo nome qua, hanno rapidamente represso il tentativo in un'audace fazione interna di insediare, come ridere che questo poteva succedere. La dichiarazione diffusa brevemente dai media statali citava la necessità di un'autorità unificata, ma non aveva il sostegno militare, il che ha portato ad arresti tra i sostenitori. Gli osservatori internazionali non hanno rilevato alcune prove di un sostegno diffuso perseverato dal regime di... Questo non... Oh. Vabbè, è questo. Nel contesto degli stabili legami tra l'Eritrea e l'Etiopia, l'incidente ha evidenziato i controlli autoritari in corso senza alterare i fondamenti della del governo. La stabilità richiede vigilanza. Portavoce del governo. E te pareva? Oh, devo far veramente... Ok. Qui tocca fare una cosa di questo tipo. Chi l'avrebbe mai detto che avrei dovuto scrivere una roba di questo tipo? E adesso dobbiamo becciare il governo. Oh, vediamo se ci riusciamo. Beh, al massimo l'Eritrea è imprendibile. Collassano. No, mi sa che non ci siamo riusciti. Mamma mia, che rottura di scatole ci si mette l'Etiopia. Allora, un rinnovato tentativo di Furak al-Hakim, scusate la pronuncia arabe, ma qui, e dei suoi alleati della milizia di rovesciare il governo del presidente Yazis Affu. Chiedo umilmente perdono, ma sti nomi non riesco a pronunciarli. È crollato nel giro di poche ore quando le forze lealiste, supportate da unità speciali, hanno arrestato i principali cospiratori di rivolta di breve durata, alimentata dal dissenso interno. Ora mi hanno rotto le scatole, posso dirlo? E via. Ma mi sa tanto che qui non ne caviamo un ragno dal buco. Unrest, che cavolo però. Non è possibile.
Uraka Al-Kim, il leader dissidente, ha trasmesso appelli per il sostegno degli operai e dei contadini. Aspettate un attimo, giustamente. La sfida del regime del presidente Yazid scatenano piccole proteste nelle fabbriche e nelle aree rurali di Asmara. I dimostranti chiedevano riforme, la fine della coscrizione obbligatoria, attirando centinaia di persone, ma dovendo affrontare un rapido intervento della polizia. Le forze lealiste la folla senza gravi violenze, arrestando gli organizzatori. Le manifestazioni ha evidenziato il malcontento latente, ma non ha ottenuto un ampio sostegno, sottolineando il saldo controllo di questa persona qua il contesto delle recenti repressioni golpiste. Non si sono verificati spostamenti territoriali perché la stabilità è rimasta invariata. Grazie. Io sto tipo lo odio, lo sto incominciando ad odiare. E allora facciamo così. Adesso non mi può più dare conto. Che cavolo. Gli diamo un mese, sì, dai, ci sta. Allora, l'Eritrea, il popolo dell'Eritrea, un'elezione con soli 2 candidati, il vecchio presidente e il suo oppositore Farah Ahmed. L'annuncio è seguito a seguito delle recenti tentative di golpe, punta a qui sarebbe tensioni domestiche, sarebbe tensioni interne. Gli osservatori internazionali esprimono com'è che si chiama? Aspettate, non è scetticismo. Scetticismo, non mi veniva per che cavolo, qui cambierà la storia, sì. Allora, il tacito controllo delle liquidità del processo in una nazione rigidamente controllata. I sostenitori si sono radunati ad Asmara, sperando in riforme, mentre i fedeli di questo qua hanno messo in guardia contro le interferenze straniere. Il voto era previsto per fine gennaio, segnando una rara apertura politica nella storia dell'Eritrea. Il cambiamento deve avvenire pacificatamente. Forza, dopo i colpi che sono falliti, copia, incolla, scusate, ma qua si va di Google Traduttore, se tradotto male chiedo scusa. Il leader dell'opposizione si è rivolto a migliaia di persone ad Asmara, che è il capoluogo, come si chiama? La capitale, ecco, non mi viene il termine. Tra cui la fine della soccrizione obbligatoria a tempo indeterminato. Ma che cavolo è sta soccrizione obbligatoria? Scusate, Sì, buono. Ctrl C e buttamelo qua, sì. Se il nome l'ho generato, non c'avevo voglia. O servizio militare di leva è stato... ok. È il servizio di leva. A tempo indeterminato, la liberazione economica, la democrazia multipartitica. Va bene. La sua visione di una nuova Eritrea ha avuto ampia eco, influenzando l'opinione pubblica. La folla ha gridato slogan per il cambiamento con i social media che hanno amplificato il messaggio nonostante le restrizioni. Il governo di sto tizio ha minimizzato l'evento definendolo divisivo, ma gli analisti hanno notato un crescente sostegno a questa persona. Il discorso ha galvanizzato gli elicotteri, madonna, scusate, gli elettori in vista alle urne, aumentando le tensioni nella nazione del Corno d'Africa. No, aspetta. Ho visto un 80% e non mi è piaciuta. Incolla,
ecco qua. Con una sorprendente sorpresa, questo qua, il nostro dittatore, ha ottenuto il 75% dei voti alle elezioni presidenziali anticipate in Eritrea, sconfiggendo il suo avversario. Secondo i risultati ufficiali, l'affluenza ha superato l'80% e le promesse di riforme sono state attribuite alla vittoria. Gli osservatori internazionali hanno segnalato irregolarità, ma hanno ritenuto che il risultato non riflettesse il sentimento pubblico. Questo ha ceduto promettendo una transizione graduale, sebbene i lealisti abbiano espresso preoccupazione. Ad Asmara sono scoppiati festeggiamenti e a segnalare un potenziale passaggio verso l'apertura in uno stato a lungo autoritario. Oggi l'Eritrea si risveglia libera. Presidente eletto, ok. Con l'Unione Europea e gli Stati Uniti si congratulano per il processo. L'Etiopia è felice, ha aiutato la pacifica transizione. Permanevano preoccupazioni per le potenziali reazioni negative dei sostenitori del precedente presidente, ma l'evento ha segnato una svolta promettente per la democrazia del Corno Africa. Il nuovo presidente ha esteso gli aiuti umanitari da Asmara, ospitando consultazioni per i rifugiati. Gli scontri vicino al Darfur hanno causato meno sfollati del previsto, consentendo l'afflusso di aiuti. Gli inviati internazionali hanno elogiato il ruolo stabilizzatore dell'Eritrea dopo la sua transizione in un contesto di continue minacce di carestia. Il periodo ha visto timidi progressi verso una pace più ampia nella regione. Con Hamas ha approvato di rilasciare 20 ostaggi in cambio una pausa israeliana e aiuti come si chiama, chirurgici. Rimane comunque una forza persistenza a Rafah, ma le Nazioni Unite fanno pressione con 41.000 palestinesi morti. Biden chiede un progresso urgente prima che Trump salga al potere, che è successo proprio nel 2025, mentre Netanyahu proteste interne, ma ha dovuto affrontare quindi faced vuol dire aver dovuto affrontare proteste interne. Lo sviluppo raro di speranza. Allora, questo qua è attraverso la completa risoluzione, rimane elusiva, cioè rimane molto sul chi va là. Questo è la guerra prolungata di Israele e Hamas, e quindi la risoluzione completa rimane molto come che si dice, speranzosa. Ora ora dobbiamo fare ciò che abbiamo promesso, quindi ok, direi che questo per un mesetto vada bene. Ok, questa era l'ultima azione del video. Adesso vediamo un po' gli eventi, tanto sempre in inglese. Il presidente, questo qua, ha firmato una legge che limita il servizio militare a 2 anni, mantenendo una promessa elettorale fondamentale: alleggerire il peso della leva obbligatoria. Perché non me la chiami leva obbligatoria? Vabbè, a tempo indeterminato sui giovani. Migliaia di veterani sono stati smobilitati, incrementando la partecipazione alla forza lavoro nel contesto degli sforzi per la ripresa economica. I critici hanno evidenziato difficoltà di attuazione, ma il consenso pubblico è aumentato vertiginosamente a dimostrazione dello slancio delle riforme democratiche.
primi dati hanno mostrato una riduzione delle pressioni migratorie, rafforzando la stabilità interna post-elettorale. Questo libera i nostri giovani per la costruzione della nazione. Non è ancora dittatore. Per la dittatura mi sa che ci vorrà ancora tempo. Prima di vedere il regno di Metal ancora dovrà passare. Cioè sostanzialmente dicono che il nostro presidente diplomaticamente è riuscito a fare una de-escalation, quindi a ridurre e a inviare e a riprendere con i convogli d'aiuto, alleviando il rischio, va bene. Attenzione per le dispute di potere. L'Eritrea, va bene, come lancia come si chiama? Mannaggia. L'Eritrea lancia un investimento maggiore sulla logistica e sulla costruzione. L'Ucraina avanza nel Donetsk in inverno. Gaza riceve un cessate il fuoco e libera dozzine di ostaggi. L'Eritrea ora ha un sistema, rafforza le scuole e l'assistenza sanitaria nella campagna. Sì. Sto RSF bisogna vedere ora. Questo qua sono i protesti, gli alleati guardano le tariffe di Gaza, ok, e l'Eritrea riforma neutral US notes, quindi dovrebbe essere che l'America approva. Le riforme dell'Eritrea hanno ottenuto un consenso neutrale degli Stati Uniti, concentrandosi sull'intero paese. Va bene. E niente, questo qua era il primo episodio della nostra serie sull'Eritrea, con l'Eritrea. Nel prossimo vedremo di magari far arrivare il nostro, diciamo, il vostro re in Eritrea, e la facciamo diventare una come che si chiama? Una monarchia, però prima dobbiamo passare per una fase dittatoriale. Vediamo se ci riusciamo, perché qui le cose si stanno un po' complicando, visto che il tentativo di e niente, noi ci vediamo in un prossimo video.